voglio condividere con voi quelli che secondo me sono i 10 passi necessari per la realizzazione del vostro abito storico per la rievocazione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesca, sono la costumista di questo gruppo. Io ho iniziato a realizzare costumi quando ho iniziato a fare rievocazione storica. È stato il mio primissimo approccio alla costumistica. La ricostruzione di questi abiti a volte può sembrare semplice, però in realtà è abbastanza complessa. Ovviamente qui non è la Sacra Bibbia sostanzialmente. Se voi volete aggiungere qualcosa o volete che approfondisca qualcos'altro, me lo lasciate nei commenti e provvederemo ad approfondire. Punto primo: dimenticate le serie TV. È bellissimo scegliere di riprodurre le atmosfere di Bridgerton, ricostruire un ballo della corte imperiale d'Austria. Il problema con questo tipo di sceneggiati è che molto spesso, a volte per problemi di budget o di tempo, o ancora perché si sceglie di adattare l'abbigliamento ai gusti estetici contemporanei, oppure ancora perché si sceglie di adattarlo a una precisa volontà narrativa o di design di chi produce lo sceneggiato, l'abbigliamento semplicemente non è storicamente accurato o storicamente affidabile. In alcuni casi non è nemmeno storicamente plausibile. Per cui è fantastico, ma il vostro rapporto con la serie TV che vi ha ispirato finisce qui. Adesso dovete scegliere dei nuovi riferimenti. Punto 2. Scegli con cura i tuoi riferimenti. Se non possiamo utilizzare gli sceneggiati televisivi, che cosa possiamo utilizzare allora? Prima di tutto quadri, principalmente ritratti, perché può capitare, soprattutto in quadri rinascimentali, di avere figure allegoriche o addirittura molto spesso vediamo tantissimi quadri vittoriani che rappresentano epoche medievali e molto spesso, come abbiamo detto prima, questi quadri non sempre sono fonti affidabili di informazioni, per cui in genere si consiglia di preferire ritratti o scene di vita vissuta. Addirittura voi potreste, andando più avanti nel tempo, potreste trovare veri e propri abiti, reperti relativi all'epoca che voi volete andare a riprodurre. In genere già dal 500 abbiamo tantissimi pezzi esistenti e in questo vengono molto in aiuto i siti stessi dei musei, che in genere sono molto generosi di fotografie, anche di dettagli, e su questo non trascurate i siti di aste, in particolare il sito Augusta Auctions, che molto spesso, anche per reperti che ormai è venduto, quindi non ha più a sua disposizione, ha un ricchissimo archivio di foto di dettaglio, fronte, retro, lato, quindi avrete veramente la possibilità di guardare anche la più piccola cucitura dell'abito che vorreste realizzare, se lo trovate tra i loro oggetti in vendita. Inoltre, dal 700 in poi, troverete numerosissimi fashion plates, cioè le stampe di moda. Ricordatevi che sono dei disegni, quindi molto spesso le proporzioni sono un pochino falsate, però sono una dimostrazione affidabile di quello che poteva essere di moda nell'epoca a cui voi siete interessati. Addirittura potete riuscire a percepire i più piccoli influssi di ogni singolo anno, di ogni singola stagione. Ormai le biblioteche online sono disponibili ovunque. Archive.org ad esempio ha un'intera collezione del Geddes Book for Ladies, che è uno dei più affidabili libri di stampe di moda della seconda metà dell'Ottocento. Punto 3. Non scegliere abiti eccessivamente iconici. Chiunque abbia mai fatto rievocazione 1860 ha sognato riprodurre l'abito Winterhalter, cioè l'iconico abito bianco con le stelle dorate della principessa Sissi. Il problema è uno solo: soltanto lei avrebbe mai potuto indossarlo. A parte il rischio di trovare almeno altri 10 persone agli eventi che abbiano il tuo stesso abito, il rischio è poi di essere identificato esclusivamente con quel personaggio, a meno che voi non abbiate assegnato di interpretare l'imperatrice d'Austria. Evitate. Punto 4. Studia il contesto e il tuo personaggio. Se non ti è stata data un'identità precisa all'interno degli eventi di rievocazione a cui andrai a partecipare, è comunque probabile che ti venga dato un ruolo generico, che sia dama di corte, cerusico oppure ancora filatrice.
È bene per te capire in che contesti vai a operare, soprattutto in alcuni ambiti come l'Ottocento, in cui il formalismo arriva al punto tale per cui qualunque tipo di evento, qualunque fase della giornata corrispondeva a un preciso modo di vestire, in modo tale da poter regolarti di conseguenza nella costruzione del tuo guardaroba. Ad esempio, se sei una persona di estrazione umile, nel Rinascimento cercherai di non optare per colori particolarmente sgargianti o brillanti, che erano principalmente destinati alla nobiltà. Allo stesso modo, se tu vuoi rievocare un'epoca tipicamente ottocentesca e la location è un giardino in pieno giorno, probabilmente vestirai con maniche lunghe, mentre invece limiterai le mezze maniche e gli scolli agli eventi di sera situati all'interno di un palazzo. Presta particolare attenzione ai colori, in particolare se operi in epoca rinascimentale, perché colori diversi in situazioni e nazioni diverse hanno significati differenti. Pensate solo che Enrico VIII e Anna Bolena diedero scandalo quando si presentarono a corte vestiti di giallo subito dopo la morte della regina Caterina d'Aragona, perché il giallo in Inghilterra era un colore di gioia, mentre in Spagna era un colore relativo al lutto. Sempre riguardo il giallo, se dovrete rappresentare una donna veneziana del Rinascimento, evitate con cura questo colore, perché è il colore destinato alle prostitute. Punto 5. Controlla quali libertà puoi prenderti col tuo gruppo. È molto probabile che nel momento in cui voi vi andate a unire a un'associazione di rievocazione storica, questa vi ponga delle linee guida sulla realizzazione dei vostri abiti. Quanto più sono vicini alla cosiddetta living history, tanto più saranno rigidi nella vostra possibilità di scelta di materiali e metodi di realizzazione. Ad esempio, nel momento in cui andate ad unirvi a un'associazione che pratica prettamente living history, è probabile che non sarete autorizzati a utilizzare nessuna fibra sintetica o addirittura non poter utilizzare una macchina da cucire in caso l'epoca che andate a ricostruire non ne prevedesse l'uso. Perfetto, ora è fatta. Adesso potete passare alla realizzazione del vostro abito. Ormai avete un'idea chiara di quello che volete realizzare e sapete anche all'interno del vostro gruppo cosa potete o non potete fare. È il momento di passare a altri 5 passi un po' più pratici.